Ciao Scorpione, benvenuti a questa nuova lettura di tarocchi, previsioni 2026, qui comanda la Tarot la Stella. Scorpioni, vedremo che accade mese per mese, vedremo le vostre energie, con gli arcani tarocchi approfondiremo poi un tema, in particolare quello dell'amore, e iniziamo subito con i vostri alleati, spiriti guida, iniziamo con gli animali totem. Che bella! Scorpione 56 dà pure 11, numero maestro, ed è anche il nostro mese. E qua abbiamo lo spirito del ragno. Dice make your dreams real. Quindi parla proprio di rendere vividi, possibili i nostri sogni. Quindi questo dovrà essere un anno di realizzazione, di impegno, di dedizione. Osserviamo anche la cobweb, la ragnatela, quella che intesse il ragno, quindi ci parla anche di strategia, ma anche di network, di creare rete, di collaborazione, insomma di usare tutte le strategie possibili per realizzare i nostri sogni. Poi, bellissima anche questa, 51. Abbiamo Milk and Honey, questo bellissimo arcobaleno e questa tavola imbandita che ci parla di abbondanza. Vedete qua c'è anche un elefantino che sguazza nel miele. L'elefante è un ottimo simbolo come portafortuna, perché è proprio colui che rimuove gli ostacoli dal nostro cammino. L'arcobaleno lascia pensare che il temporale, insomma le nuvole nere della nostra vita siano finalmente dissipate, che come Scorpioni, e mi unisco, abbiamo avuto proprio un periodo abbastanza nero, però questo 2026 prospetta proprio latte e miele e quindi abbondanza, dolcezza, alimento che non mancherà appunto sulla nostra tavola. Scorpione, di ottimo auspicio questo inizio, e molte maschere, il sé autentico. E di nuovo 38 come somma da 11, di nuovo il nostro numero maestro. E qua parla di essere autentici, di il vero sé, di rafforzare i nostri alleati interni, il nostro ego, la nostra personalità. Parla di un cambiamento consapevole, Scorpione. Sì, perché le maschere diciamo che ci servono per sopravvivere, no? Magari al lavoro, nella società, spesso perché sono funzionali, chiamano alla diplomazia, chiamano a proteggere la nostra personalità nei luoghi in cui non ci si può permettere appunto di essere vulnerabili o di mostrare il sangue agli squali. Giustamente a quello servono le maschere, però ti chiede di essere invece nella tua vita privata, insomma nella tua sfera più intima, la versione più autentica di te, quindi l'essenza che non può essere condizionata dalle aspettative altrui, appunto dalla società, da nessuno. Quindi che le tue scelte siano solo le tue scelte consapevoli, scelte vere, senza nessuna maschera, e accettare chi siamo davvero nel bene e nel male. Ti dice di i nostri pregi e i nostri difetti, anche le parti meno belle, meno brillanti, quelle che non mostreresti mai, chiede a te di accettarle. Questo è il momento di accogliere. Allora, Scorpione, vediamo anche con le foglioline di tè quale sarà l'energia predominante, il leitmotiv di questo 2026 per lo Scorpione. Sarà soprattutto un anno di carriera, Scorpione, carriera. Vediamo adesso che accade con le foglioline di tè, iniziando proprio dal mese di gennaio. Come inizia l'anno questo mese lo Scorpione? Allora, qui le prime due uscite. Scorpione qua dice celebrazioni, divertimento, e insomma uscire, divertirsi, condividere con gli amici, skol, una bella tazza di birra, divertimento, insomma dice di, anche se siamo sociali, di essere più socievoli questo mese. Dog far away, a distance friend is thinking of you, che un amico nella lontananza o
può essere magari un'altra città, un altro paese o amica, dipende dalle circostanze, qualcuno che vi pensa spesso o una persona magari che non vedete tanto. E qui abbiamo una piuma, ci parla di leggerezza, Scorpione, get back to the basics, quindi di cercare la leggerezza, di non complicarti la vita questo gennaio, di fare le cose abbastanza normali, non straordinarie, cose che ti piacciono, perché vuol dire che magari si complica più avanti, quindi questo mese dedichiamoci alla leggerezza e non alla pesantezza. Che succede a febbraio e 3? Febbraio abbiamo Rainbow, Scorpione già 2 volte, hai visto? Arcobaleno 2 volte e dice la parte, appunto, quello che ho detto prima, la parte più difficile di una situazione è finita, finalmente giunta al termine. Poi abbiamo questa spilla, parla di new job, career e dai, di nuovo un'altra conferma, Scorpione, un nuovo lavoro, nuove prospettive di carriera, per alcuni di voi è un nuovo corso di studi, una nuova imprenditoria, insomma, novità in arrivo a febbraio e Money Path, il sentiero del denaro, un sentiero con soldi ti attende, quindi febbraio credo che sia momento appunto di questa semina. Andiamo a vedere che accade a marzo per lo Scorpione, eccole qua, abbiamo 1, 2, 3 e 4. Il coniglietto Scorpione dice too much concern with the sexual matters. A marzo lo Scorpione è molto impegnato e anche preoccupato in attività sessuali, quindi marzo è proprio il risveglio del coniglio. Attenzione con questa iperattività appunto alle gravidanze indesiderate o insomma non invischiarvi in troppe situationships. Comunque il coniglio per tanti di voi è un buon auspicio, dice proprio preoccupazione nelle attività sessuali o magari per chi invece non ne ha. Ma il coniglio rappresenta quello, rappresenta proprio la fertilità e l'abbondanza. E poi abbiamo handshake. A meeting with a stranger could be important. Dice qua che c'è una stretta di mani. Un incontro, quindi con uno sconosciuto o sconosciuta, potrebbe essere importante per il lavoro, magari per l'amore, quindi c'è un nuovo incontro. Club, questa è la mazza, dice someone will try to make you do something against your will. Quindi attenzione al mese di marzo perché potreste incontrare qualcuno che voglia forzarvi a fare qualcosa o obbligarvi magari in ambito lavorativo a fare qualcosa contro la vostra volontà o magari in ambito personale, quindi in marzo fornicazione, attenzione alle forzature e woman per maschietti ma anche femminucce, diciamo che avrete a che fare con una donna, che una donna avrà un ruolo centrale nel mese di marzo. E vediamo che accade per lo Scorpione ad aprile, la primavera dello Scorpione. Abbiamo Wishbone, dice che un desiderio sarà garantito ad aprile, fantastico Scorpione. Fly, un periodo di un po' di salute bassa, il health può parlarci di una malattia, un'influenza, magari allergie primaverili o insomma di fare attenzione alla salute, quindi visto che parla di aprile possiamo già prevenire rinforzando il nostro sistema immunitario, facendo più attività fisica, prendendo più vitamine, quindi dice attenzione, oppure parla anche di depressione, quindi un po' di tristezza, ma proprio in primavera, Scorpioni, su. E gavel, qua dice coinvolgimento con la legge, quindi ci potrebbero essere temi burocratici o proprio affari legali da risolvere nel mese di aprile, però la bella notizia è questa, che un desiderio è garantito o che un sogno appunto si avvera, Scorpione. Andiamo a vedere il mese di maggio, il mese delle rose. E abbiamo un dito, chi è che ci punta il dito qui? Dice warning you of a problem either now or in the near future. Quindi maggio qua ci avverte che ci potrebbe essere qualche problema. Dice adesso o nel futuro. Poi abbiamo Apple, la tentazione ti metterà alla prova, quindi fate molta attenzione Scorpioni, morderete questa mela, staccheremo la testa al serpente oppure
gli diamo le spalle. E Beryl, maggio, senti che qualcosa manca nella tua vita, magari l'amore oppure soldi oppure dei nuovi obiettivi da raggiungere. Quindi attenzione al mese di maggio che c'è tentazione, qualche problema o magari un problema anche causato dalle nostre mancanze, insomma, personali. Giugno, andiamo verso l'estate dello Scorpione. Giugno abbiamo Cricket Cup, una insoddisfazione con la vita a giugno, è come un coccio che si rompe. Poi abbiamo in attesa di notizie, quindi magari notizie in arrivo. Gli uccelli rappresentano sempre la comunicazione, le novità, le cose in arrivo. E Stork, la cicogna, per alcuni di voi giugno è proprio il mese o del concepimento o della maternità, oppure che si sta notizie di una nascita o di una nuova opportunità di business. Quindi a giugno, se si era insoddisfatti della propria vita, dice abbiate pazienza perché le notizie arrivano, ci sarà questa nuova proposta, dice opportunità di fare una nuova, insomma, vita, carriera o appunto una nuova vita familiare. Luglio, e siamo già in estate. Luglio abbiamo allora un orso, pericolo specialmente riguardo i soldi, quindi attenzione a evitare situazioni rischiose finanziarie. Un leone, tempo di agire, tempo di ruggire, o magari per alcuni di voi rappresenta proprio interazioni con il segno del leone. La stella però qua dice successo garantito, Scorpione, quindi magari dice fate attenzione a non rischiare troppo con i soldi. Infatti dice che c'è un pericolo, però qua parla anche di successo garantito se vi saprete far valere, se ruggirete a modo vostro, quindi magari senza farsi convincere magari da altre persone a intraprendere azioni rischiose. Seguite il vostro intuito che sempre ci accompagna. E hammock, a luglio ci si rilassa anche, sì, dice fare una vacanza fisica o mentale, quindi parla anche che il successo è garantito, ma c'è anche bisogno di godersi un po' l'estate e di rilassarsi. Vediamo agosto per lo Scorpione. Scorpione, abbiamo fiori, tulipano, uccelli, diamante, tante. Lili, questa è bellissima, il giglio parla di un amore spirituale, e che vuol dire un amore puro. Il giglio rappresenta la purezza, l'amore incondizionato, quindi agosto per chi di voi è singolo o anche magari in una relazione, qua l'amore diventa più bello, più denso, più pieno, insomma un amore spirituale, quindi proprio da pienezza, abbondanza, gioia. Tulipano insieme a una grande passione. Che bello agosto, Scorpione. Birds Flying dice che ci sono anche novità, news in arrivo. Diamond dice potresti fare o ricevere un regalo prezioso. Wow. E Pig, attenzione all'avarizia, oppure sarebbe all'accidia, a non voler prendere troppo dalle persone e dalle situazioni, quindi non fate i maialini, Però agosto si promette bene, la passione c'è, l'amore c'è, regali, notizie in arrivo, ci piace questo agosto dello Scorpione. Che accade a settembre? Eccole qua le nostre carte. È uscita Fox, Basket, Uomo e questa Ai. Allora, a settembre, Scorpione dice che la nostra abilità psichica sarà alle stelle e quindi di avere totale fiducia nella nostra intuizione, nel nostro istinto, quello che ci viene dalla nostra pancia e dalla nostra psiche, quindi il terzo occhio sarà particolarmente attivo a settembre. Fox, e sarà utile quindi perché dice che abbiamo tutte le risorse ma bisogna stare molto attenti, dobbiamo essere volpini specialmente nel mondo degli affari a settembre, quindi questo terzo occhio verrà da perla. Basket, ma dai, di nuovo il cestino dell'abbondanza,
riconoscimento, un premio al merito che arriva a settembre. Wow, abbondanza Scorpione e Darkman. Per alcuni di voi vuol dire avere a che fare o una relazione con un uomo dai carnagione scura a capelli scura, che può essere in amore, amicizia o lavoro. Mi piace anche settembre, quindi terzo occhio e abbondanza. E vediamo che accade a ottobre. Scorpione, ottobre. Abbiamo il cavallo, me gusta, dice short journey, il cavallo parla proprio di movimento in avanti, azione, qua parla di un breve viaggio e quindi magari c'è questa possibilità di viaggiare a ottobre. Abbiamo un bouquet, complimenti da un ammiratore e lo stesso può essere sfera intima, privata, qualcuno che ci ammira o in ambito magari lavorativo. Dog close up, qua dice piacere con un amico molto vicino, che ci sta molto vicino o a cuore, quindi lo stesso, che ci sarà una vicinanza particolare a ottobre con una persona che per noi è speciale. Novembre e andiamo già nella zona compleanno per lo Scorpione. Novembre che accade? Eccole qua, novembre. Abbiamo questa e questa. Oh, novembre, finalmente, Scorpione, abbiamo il ferro di cavallo, good luck, buona fortuna novembre. Mountain Road ti dice sei nella strada verso il successo. Ah, finalmente, guardate un po', se prima gli altri mesi arrivava questa depressione, essere insoddisfatti con la propria vita, vuol dire di non buttarsi giù e di perseverare, perché durante tutto quest'anno bisognerà darsi un gran da fare, però io lo so che quest'arcobaleno arriva e qua lo dice la scalata verso il successo, sei nella strada giusta, quindi questa è una conferma. Poi abbiamo Rooster, abbiamo questo gallo che dice una persona arrogante, antipatica, che non dovresti incrociare, quindi attenzione quindi anche agli invidiosi o alle persone arroganti che cercano di attaccarci, nemici occulti. E Arrow, di nuovo, doppia conferma Scorpione, la freccia che dice che sei sulla strada giusta riguardo qualche aspetto della tua vita, doppia conferma, sia dalla montagna che dalla freccia, quindi la direzione è giusta e ci resta solo da dicembre. Vediamo come lo Scorpione conclude il suo anno 2026. Cherfield, a volte c'è la sedia vuota e invece qua la sedia è occupata, dice qualcuno di nuovo entrerà nella tua vita. A dicembre ci sono queste novità. Abbiamo door, abbiamo nuove opportunità che ti attendono, quindi si apre una porta, entrano pure nuove persone da questa porta e una chiave. Per alcuni mi parla proprio di tema di casa, una nuova casa magari. Qua dice sì, un sviluppo, successo ai tuoi problemi, quindi è come che a dicembre 2026 si trova la risoluzione a dei problemi che duravano da un bel po' nella vostra vita, Scorpione. Me gusta, è bello, facciamo un po' il ripassino, quindi gennaio leggerezza, febbraio arcobaleno, sentiero del denaro, marzo avevamo il coniglio, mi ricordo, aprile un desiderio garantito, ma potrebbero esserci affari legali da risolvere. Maggio è qua che c'è tentazione, problemi, insomma. Giugno lo stesso, insoddisfazione, però novità e messaggi in arrivo. Luglio avevamo appunto ruggire come il leone, perché comunque il successo è garantito, prendersi anche una vacanza. Agosto c'era, vi ricordate, la grande passione, l'amore spirituale e dei regali. Settembre mi piaceva tantissimo perché diceva proprio che dobbiamo essere acuti in modo finanziario, ma il terzo occhio attivo e ci sarà questa abbondanza. E ottobre avevamo un piccolo viaggio e dei complimenti, qualcuno che ci starà molto vicino. E infine novembre avevamo il ferro di cavallo, la fortuna e la consapevolezza e certezza di essere sulla strada giusta. E infine a dicembre si conclude con novità, qualcuno che entra da questa porta, persone nuove e la soluzione a dei vecchi problemi. Che dire, me gusta quest'anno, Scorpione, sì.
Vediamo adesso che dicono gli arcani maggiori, una piccolissima generale, poi passiamo all'amore che approfondiremo meglio. The Fool. Volata. Ten of Pentacles. E la forza, wow, Scorpione, 10 lode, The Fool, qua si inizia alla grande, con lo zero, l'energia del matto, sentirsi liberi, sentirsi entusiasta come un bambino che ha tutto da scoprire, che ha tutto il potenziale per realizzare ciò che vuole, come è riuscito perché nessuno gli ha detto che fosse impossibile, insomma, con questo sentimento, con questa consapevolezza, tutte le strade sono aperte per realizzarli. Per alcuni parla proprio di libertà, di uscire da una situazione stagnante, di uscire da una situazione che ci faceva sentire ristretti per abbracciare questa nuova libertà. Forse avete lasciato delle zavorre alle vostre spalle, Scorpione, e questa nuova libertà, questa gioia, joie de vivre, ci porta a questa meraviglia che è il 10 di oro. È una delle carte più belle degli arcani minori perché rappresenta proprio il successo. Io penso che si spalmi durante tutto quest'anno questo successo perché rappresenta proprio la famiglia, l'unione, i soldi, il crearlo assieme, quindi che non è solo raggiungere il successo ma avere anche la gioia di avere attorno persone che credono in noi e con cui poterlo condividere, quindi proprio la bellezza, questo, il 10, il massimo del suo grado, e quindi è un anno potente questo perché abbiamo anche la forza. Quindi Scorpione ci dice che qua dobbiamo ruggire, ti è apparso anche prima il leone, mi ricordo, sì, che dobbiamo avere il coraggio, la forza, la tenacia e la costanza di non mollare mai, perché ovviamente non è che è tutto bello, tutto splendido, in un anno accadono 10.000 miliardi di cose, si sa, la vita, noi abbiamo un obiettivo, no? Abbiamo un sogno e la vita ci metterà 10.000 ostacoli, ritardi, deviazioni nel mentre, lo sappiamo benissimo che accadrà, però ti dice che devi essere tenace, forte e che poi alla fine la ricompensa arriverà. La forza in questo caso mi ricorda l'otto, che non ci sarà bisogno di forzare le cose o le situazioni, dobbiamo solo essere determinati, concentrati e dediti ai nostri obiettivi. E passiamo adesso al tema dell'amour, che accade in amore 2026, single, relazioni occulte, relazioni complicate per lo Scorpione. Qua ce n'è una. Allora, Scorpione, abbiamo due arcani maggiori, abbiamo il Papa e la ruota della fortuna. Allora, qua parla, per alcuni di voi in amore il Papa rappresenta l'unione sacra, le relazioni in modo più tradizionale, quindi parla di matrimonio, ma anche di unione degli opposti. In ogni caso un'unione che viene come benedetta, voluta dal destino, un contratto karmico. Poi abbiamo questo bellissimo 3 di coppe. Allora, abbiamo le energie di acqua, che la nostra può essere anche quella di Cancro e di Pesci. Abbiamo i segni di terra, che sono Vergine, Toro e Capricorno. E sì, il 3 di coppe vuol dire che invece per chi è single, che si amplierà come la sfera sociale, si faranno nuove amicizie, nuove persone e magari proprio in questa nuova tribù, la nostra combriccola, in queste nuove compagnie che si frequentano può nascere l'amore. È come se parlassero anche di sorellanza, sono insieme a osservare le Pleiadi, parla di unione. Ci parla anche di persone molto legate alla sfera materiale, concrete, nutrienti, persone che non sono sfuggenti, quindi questo è forse anche un consiglio del partner ideale per lo Scorpione. Si sa che il Toro in generale è proprio il nostro opposto, no? Nello zodiaco, e quindi sono persone
Io particolarmente ho tantissimi amici e amiche Toro, ed è vero, è proprio un segno con cui si va d'accordo, particolarmente d'accordo, perché hanno i piedi per terra, hanno il sentimento, hanno l'intelligenza e sono appunto persone nutrienti. Quindi potrebbe essere il vostro partner o un alleato e poi la ruota della fortuna. Parla anche che ci sarà molto giro quest'anno. Mi ha fatto pensare ad aprile, quando è apparso sia il coniglietto che poi questa passione. Alcuni di voi chi è single potrebbe passare appunto come il coniglietto di relazione in relazione, magari anche brevi, prima di incontrare in alcuni casi ad agosto questa specie di anima gemella o amore completo, lasso di coppe. Sì, comunque girerà, perché la ruota vuol dire che sia in movimento. Vediamo i cuori che dicono consigli d'amore per gli scorpioni. 1 e 2. No, vabbè, ci conferma di nuovo il messaggio del Papa, unione sacra. Guardate che bella, Sacred Union. Questo è un amore completo, perfetto. C'è la comprensione, si è amici, si è spiritualmente affini, ci si viene incontro, ci si aiuta, non ci sono giochi di potere, non c'è supremazia, l'amore è puro e la passione presente. E infatti dice, onora e abbi tesoro della tua relazione perché è davvero sacra. Ma che meraviglia, Scorpioni! Quindi alcuni di voi approfondiscono una relazione preesistente o altri trovano proprio l'anima gemella durante quest'anno. E per chi invece deve mettere i cerotti o i punti di sutura sul cuore, parla di guarigione. Qui dice che è importante adesso fare un passo indietro e passare un po' di tempo da solo. Anziché mettere il tuo focus, la tua attenzione su un'altra persona, ora è il tempo di dare solo a te stesso. Quindi per chi si è magari separato, lasciato da poco, invece questo è il consiglio, che non vuol dire che resterete singola a vita, magari adesso è il tempo di dare a se stessi, di coltivare l'amor proprio e poi la carriera, e poi ci saranno tutte queste magari passioncine, passioncelle, fino a qua ce lo dà proprio che ad agosto per alcuni di voi arriva l'anima gemella, per alcuni c'è già, per alcuni diventa più importante, c'è una specie di stairway to heaven, una scalata da approfondire, per altri adesso, ora, da gennaio in poi è tempo di leccarsi le ferite e di amare se stessi, Scorpione. Altri messaggi, vediamo che dice l'altro mazzo, così. Allora, una, qua se ne è girata un'altra e ecco qua. Messaggi diversi, abbiamo il numero 6 che è anche il numero degli innamorati negli arcani maggiori e parla di un'illusione. Attenzione, infatti qua ci sarà una scelta da compiere, perché dice che non tutto è ciò che sembra. Comunque mi ha fatto ridere perché c'è di nuovo il coniglietto. Illusione di non illudervi di una persona magari che frequentate, perché parla solo di passione. Vedete questo rosso e il coniglio di nuovo ci richiama alla iperattività sessuale, quindi non confondete la passione con l'amore, questo vi vuole dire. Attenzione, perché potrebbe essere solo un'illusione. Magari qualcuno a cui piacete o che vi piace ci tiene a continuare insomma questa frequentazione, perché la passione c'è, però dice che c'è solo quella praticamente. Per altri di voi invece abbiamo nuovi incontri e qua parla di nuovo il numero 1. Il numero 1 parla di nuovi inizi e poi abbiamo le tortorelle. Sapete quanto sono carine le tortorelle? Scelgono un compagno per la vita, proprio come i pinguini e altre specie. Se gli muore il compagno non lo rimpiazzano, praticamente sono allucinanti, quindi parla di un incontro con una persona speciale che sarà il nostro 1, una persona che per noi diventa unica, sola e fondamentale. E per altri di voi attenzione, perché qua parla di interesse. Per alcuni di voi ci potrebbe essere una persona interessata, questo cuore ha i soldi, quindi
Se il primo parlava solo di passione fisica, questo invece parla proprio di interesse, è interessato solo alle cose materiali, quindi molta attenzione, Scorpioni. Vediamo se c'è anche qualche messaggio avvertimento per tutti gli Scorpioni in ascolto sul tema dell'amore. E 3, ok. Allora, la prima uscita è questa, sunglasses, gli occhiali da sole, magari vi ricorda qualcuno proprio che usa questo tipo di occhiali, tipo i Ray-Ban, però parla di spiare qualcuno che vi osserva sempre, stalking, looking, gaslighting, percezione, qualcuno che è fissato o che è ossessionato da voi, può parlare di ammiratori e ammiratrici segrete, lo Scorpione ha sempre dei fans. The Dragonfly, qua di nuovo dice be light-hearted, dice sì, vivi a cuor leggero, Scorpione, dice trovare delle cose, magari dei segreti verranno presto alla luce, parla di un cambiamento, parla di guarigione e di essere flessibili, quindi per chi di voi attendeva delle verità nascoste verranno alla luce. Poi abbiamo Paradise, ma che bello, qua parla proprio di felicità, espansione, gioia, giocosità, essere uno, divertirsi insieme. Relazioni positive, The Butterfly, qua dice relazioni che evolvono a una fase successiva, guarire il bimbo interiore, crescite, quindi vi dice proprio sì che per chi stava soffrendo che questo comunque è un anno di guarigione e che poi appunto si sarà di nuovo pronti per l'amore, e per chi invece è già in questo paradise, qua parla di anello, di fidanzamento, di nuovo abbiamo questa unione sacra, ci parla proprio di fidanzamento, partnership, impegno, eternità, unione sacra, fare le cose sul serio. E vediamo adesso per voi gli ultimi messaggi dagli angeli del cuore per lo Scorpione. Che messaggi 2026? Abbiamo 1, 2 e 3. Numero 16. Questa è una carta torre e dice fuori il vecchio, vi dà proprio il consiglio, dentro il nuovo. Il cielo vuole dirti che è tempo di cambiare direzione perché sei infelice e senti di non avere uno scopo nella vita. È un campanello d'allarme per indurti a intraprendere i cambiamenti che soddisfino i desideri del tuo cuore e le tue verità spirituali. Molto bella, Scorpione. Poi abbiamo sagge decisioni, questo favoloso unicorno. Dice gli angeli sanno che sei preoccupato, ma abbi fiducia e tutto andrà bene. Mantieni le tue convinzioni nella consapevolezza che la situazione è illuminata dalla luce divina, che tutto risana. Concediti tempo per riesaminare a fondo ogni dettaglio. Il perdono porterà pace a tutte le persone coinvolte. E infine, ultimo messaggio, 6 di pensiero, dice tempo di pace all'orizzonte, la tempesta è passata, questa è la terza volta che ci conferma l'arcobaleno, Scorpione, la tempesta è passata e ora la meta è in vista, lo stress comincerà a svanire dalla tua vita permettendo l'arrivo di momenti più lieti, è possibile che sia necessario un viaggio via mare o in altri paesi. Scorpione, carissimi, spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura, fatemelo sapere nei commenti. Anche per oggi qui con Mandala Tarot La Stella è tutto, vi mando un bacione, buon anno e a presto, ciao!